Ciao amici, oggi vedremo come creare un portabiciclette per il vostro box con qualche piccolo attrezzo e tanta fantasia. Bene, iniziamo. La teoria è semplice e servono 4 punti di ancoraggio. Il primo è una L, questo è il vostro soffitto naturalmente. Poi servirà un occhiello qui, un altro occhiello qui e un altro occhiello qui, tutti in linea. Ok, vi serviranno anche quelle che sono comunemente chiamate carrucole per stendere, che sono queste qui. È praticamente una carrucola a cui è fissato un gancio. Noi avremo qui un punto in cui è fissata una corda verso il basso. Faremo passare la corda qui all'interno della carrucola in modo tale da averla così. Quindi passerà qui all'interno e risalirà. Qui avremo un'altra carrucola messa al contrario, quindi con il gancio qui dentro e la rotella sotto, quindi il filo passerà da sopra, andrà a finire qui dove c'è ancora il gancio con la carrucola da sopra verso il basso, un'altra carrucola al contrario col gancio rivolto verso il basso e poi salirà di nuovo qui per andare a finire ancora nel gancio con un'altra carrucola e via. Questo buco e questo buco, quindi tra i due occhielli, è l'asse della bicicletta. Per intenderci, qui avremo il manubrio della bicicletta dove ci sarà l'asse con la prima ruota e qui il sellino con l'altra ruota, in modo tale che venga agganciata una parte qui al sellino e una parte qui al telaio, ma questo ve lo farò vedere dal vivo in modo tale che possa essere facilmente comprensibile. Allora, per spiegarlo con la pratica, immaginate che questa sia la vostra L attaccata al soffitto, la prima carrucola qui verso il basso, la seconda carrucola sarà fissata al soffitto, all'anello che avevamo detto prima, quindi poi ci sarà l'intera asse in mezzo della bicicletta, l'altra carrucola collegata all'anello, la carrucola sotto e la carrucola sopra. Ora, se immaginate che tutti questi punti saranno fissi, quando la corda verrà tirata, questi due punti saliranno, in modo tale che solleveranno la bici facilmente. Questa è la mia bici, la misura che sto andando a prendere in questo momento è appunto la distanza che c'è tra l'asse della ruota anteriore e il sellino. All'incirca siamo intorno ai 65 cm. Questa misura la terrò presente per la distanza tra i due fori centrali. Allora, come potete vedere, questi sono i 4 punti, i 4 occhielli. Questi sono il primo, il secondo, il terzo e qui andrò a fissare, ho già fatto i buchi per fissare la mia staffa L che andrà in questa posizione. Visti da più da vicino sono così: una staffa L, un occhiello e altri due occhielli. Questo è il punto di ancoraggio che utilizzerò per fissare la corda una volta issata la bicicletta. Ho fatto passare la corda all'interno della L e alla fine le ho fatto un nodo in modo tale che non possa uscire da qui. Ok, una volta fissato il filo facciamo passare dall'altro capo tutte le carrucole all'interno. Allora, una volta fatte passare, fissiamo la seconda carrucola qui
al primo occhiello, la terza carrucola qui al secondo occhiello e la quinta carrucola qui all'ultimo occhiello. Però un attimo che le ho messe al contrario, ecco qui, fate sì che il filo scorra perfettamente su tutte e quattro le carrucole, ok? Assicuratevi di avere un filo abbastanza lungo perché deve coprire la distanza che c'è dal soffitto a terra per ben 1, 2, 3, 4 e 5 volte, perché dovete tenerla anche voi, quindi dovete sollevarla, ci dovete almeno arrivare al filo, quindi 5 volte la distanza che vi serve. Nel frattempo mi sono procurato, cioè ho costruito queste due bretelle, praticamente unendo semplicemente la corda con un po' di nastro isolante per facilitare l'ancoraggio della bicicletta. Ho deciso di piazzare la bicicletta qui sopra il lavandino, magari non è il punto più comodo, ma è l'unico punto libero che avevo qui nel box. Quindi, vedete? Il filo necessario è 1, 2, 3, 4, 5 volte la distanza dal soffitto al pavimento. Ora proviamo a issare la bicicletta. Userò le bretelle per attaccare questo al sottosellino e questa al manubrio. Ok, adesso viene la parte complicata, che è quella del sollevamento. Naturalmente, se voi non aveste lo stesso problema che ho io con il lavandino, sarebbe tutto più facile, basta metterla sotto e issarla. La tengo distaccata per non far sbattere il lavandino. Non sto facendo nessuno sforzo per sollevarla, anzi sale molto facilmente. Come vedete è arrivata su senza problemi. A questo punto sfrutterò il punto di ancoraggio qui per legarla e non farla cadere. Bene, se il video vi è piaciuto mettete un mi piace e saranno comunque ben accetti consigli, suggerimenti e tutto quello che vi viene in mente. Grazie e al prossimo video.